Comunque siamo su una delle ultimissime pepate, una delle più fresca proprio di fabbrica, la Hyundai i20N, l'ultima piccola bomba sfornata dalla casa coreana, molto particolare, originale, non ne vedi molte con La questa linea è tipologia. abbastanza particolare, Sì, col fatto che appunto è coreana, ha queste linee un spigolosa, po'. sì, aggressive, bella, mi piace. Come prima impressione, quando ti metti alla guida, noti subito la sensibilità, la reattività dello sterzo, una cosa fuori di testa, e la struttura del sedile, dello schienale, delle gambe. Mamma mia, se sono avvolgenti, cioè mi ricordano molto quelli della Fiesta ST, molto rigidi, molto chiusi, non ti muovi da nessuna parte, è una cosa spettacolare, bellissima come sensazione. Sì. Devo testare ancora la comodità sui viaggi lunghi, che quello non l'ho ancora provato. Ok, Però per un uso quotidiano sono perfetti. e allegro soprattutto sono l'ideale. Sedile e volante completamente regolabile, sia in altezza che in lunghezza. Esatto. Ci stiamo dentro proprio comodissimi. Il 20N esce solo versione 5 porte, Esatto, sì. non c'è la versione 3 porte, e pesa all'incirca anche 1260 kg, quindi alla fine come rapporto peso-potenza negli standard è ottima. Anche il motore qui fa la sua parte. Qua abbiamo un 1600 turbo 4 cilindri in linea da 204 cavalli e 275 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 dai 6,7 secondi e circa velocità massima sui 230 km/h. Esatto. Però qui abbiamo, come dico io, il jolly, il differenziale autobloccante meccanico soprattutto, che è tanta roba, ti aiuta moltissimo, è veramente un'arma in più su queste macchine qua a trazione anteriore. Quando cominciano ad avere così tanti cavalli è fondamentale l'autobloccante, è spettacolare. Infatti il motore è brillante, lo senti che spinge, guarda, mamma mia che bello, spinge bene, fluido, costante. Poi anche la progressione che ha, salire di giri, già così siamo già partiti bene. Noi siamo ancora in normal. Siamo ancora in normal, perché qui abbiamo 5 modalità di guida: la eco, quella più risparmiosa, la normale, poi c'è la sport che è un pochettino più pepata, poi c'è la N che è la versione più spinta, più cattiva, aggressiva, e poi c'è la N Custom che vai a personalizzare un po' i parametri: volante, acceleratore, presumo risposta del motore. Esatto, rev match, quanto sai attivarlo, oppure se farlo aggressivo o meno aggressivo. Ok, che il rev match è quella doppietta che avviene in scalata per tenerti la risposta pronta del motore con tanto di e darti meno strattone quando vai a rilasciare la frizione in scalata. Ok. E tono dello scarico, perché ha una valvola sullo scarico. E qua sappiamo, io ho visto l'esperienza con la Hyundai i30N, scommetto che anche questo suona da Dio. Garantisco. Ok. Per essere originale di questi tempi suona più che bene. Esatto. Rarissimo di questi tempi se trovare macchine che suonino così, fortunatamente meglio per noi. Esatto, sì. Sospensioni cambiano? No, sospensioni Rimangono così, ok. Però ti dirò, già come assetto io mi trovo bene, lo trovo rigido, non troppo. Esatto, sì. Non troppo, una via di mezzo. È un buon compromesso se la vuoi usare comunque quella volta per fare il matto. Esatto. E comunque tutti i giorni anche in città. Sì. Non è ovviamente una city car, però non è scomodissima. Esatto, ecco. se vai a prendere una versione sportiva non puoi aspettarti la comodità. Ovvio, come la modalità eco non puoi aspettare di farti chissà che... Di farti un chissà che 25 risparmio. km con un litro, esatto. Esatto.
Il tutto trasmesso tramite il cambio manuale, ripeto, manuale, 6 marce. Innesti belli corti. Sì, precisa, fluida, proprio non hai, anche magari se arrivi all'ultimo che la inserisci in curva così non hai problemi, non fai fatica a trovarle le marce, insomma, è quello. Sì, sì. Anche in uscita di curva, se vuoi provare a dargli un po' di più, vedrai che se fischiano le gomme non va dritta comunque. Ok, per l'autobloccante adesso lo proviamo. Oh, è vero che qua qualcosina ti fa pattinare, ma ti tiene all'interno. Sì, infatti dicevano che il telaio di questa rispetto all'I 20 normale è più rigido, è stato rinforzato, non è solo il telaio dell'I 20 con un motore più potente. Cosa dici, mettiamo modalità N? Dai, proviamo. Ok, già il quadro ha cambiato, si è acceso, si è infiammato, visto? Esatto. Mamma mia. Si sente che già è diverso come Sì. tiro. Porca vacca. Mamma mia che E bella. anche il suono. Sì. Mamma mia che spinta. Sembra quasi aumenti col salire dei giri. Sì. Poi abbiamo parecchia elettronica anche a livello di display, tutto ti dà un sacco di valori, di bar del turbo, la coppia, le temperature dell'olio, del motore, un sacco di informazioni ti dà con i contagiri intorno, la velocità in piccoli, sembra una mini macchina da corsa. Sì, sì. Ti dà proprio quell'impressione lì. Mi piace un sacco l'assetto, sembra il perfetto equilibrio tra strada e pista, una cosa del genere, perché le buche non è così rigida, non è così secca, però in curva tiene da Dio. Mamma mia che bella. In più c'è il sound che ti gasa, ti enfatizza, ti carica. Esatto, esatto. No, mamma mia che belle macchinine che fanno Hyundai, porca miseria. Secondo me il punto di forza di questa macchina è la sua tenuta in curva, Sì, che secondo me col fatto appunto dell'autobloccante e tutto bagna il naso a qualcuno del suo segmento. sì, non dico che è sicuramente una delle migliori questa qua. Mamma mia che... Guarda, che roba! Anteriore e tende a scodare. Mamma mia, infatti mi è partito un po' il dietro. Sì, sì. Però, mamma mia che bella. Stra divertente, poi mi dà stra sicurezza. Sì, dalla prima volta che ti mette il volante ti sembra quasi già di conoscerlo. Bravo, mi ha dato quella sensazione lì, perché su alcune parti devi prenderci un attimino la mano, devi partire un po' più cauto. Questa qua ti dà proprio la sensazione di conoscerla già, di avere tutto sotto controllo. Poi abbiamo anche degli ottimi freni, perché a livello di sicurezza abbiamo i freni che sono autoventilati sull'anteriore da 320 mm e pinza flottante, invece sul posteriore sono da 262, disco fisso, però sempre pinza flottante, e frenano da Dio. Mi ha dato l'impressione che devi premerci un po' di più sul pedale. In che senso? Nel senso che devi dare più pressione Per i freni, dici? per i freni, sì. No? Mi ha dato quella sensazione lì. Quando metti in N, dici? Esatto, che devi premere un po' di più sul pedale rispetto magari a tante che ti danno subito una pinzatina. È un po' più È un po' più modulabile, sì, è più modulabile, è più morbido, dolce all'inizio, e quindi devi essere tu più aggressivo per frenare un po' di più. L'autobloccante qua è spettacolare, il suo lavoro lo fa gran bene. Ora proviamo la modalità launch control, quindi modalità N, quindi io metto la prima, esatto. Frizione giù, acceleratore giù. Porco due! Adesso è partito. Zio che tirata!
Visto come hanno saltellato le gomme? Porca miseria! Beh, te l'ho detto, se arrivi tra i 3 e i 4.000 e lasci, arriviamo alla zona divertimento. zona bombardamenti. Esatto. Figaro, che tenuta. Senti. Quello dietro era il marsupio che tanto... Sì, l'ho sentito. Sì, tanto non c'è dentro niente di... Mamma mia che bella! Porca vacca! Nelle uscite dei tornanti, curve strette è incollata. E invece a livello di beveraggio, consumi, come siamo piazzati? Allora, consumi di media sei sui 10 km al litro circa. Anche andando tranquillo? Allora, andando tranquillo magari arrivi anche ai 15. Ok. Però misto tra andare al lavoro tranquillo e magari fare qualche tirata ogni tanto, circa 10 km al litro. Ok, ok. A smanettare proprio quando dici vado a farmi quella girata per divertirmi, per sfogarmi. E lì vedi anche 3-4 al litro magari. Oh, davvero così tanto? Porca vacca. Pensavo... Sì, vabbè, mi aspettavo qualche litro in più in realtà, non troppo meno. Buono. Federico, io ti ringrazio. È stato piacerone. Molto 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 bella, mi è piaciuto tantissimo. Mi piace che ti sia piaciuto. Tanta roba, grazie ancora. Niente. Ragazzi, il video termina qui. Se vi è piaciuto, solito, lasciate like. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se ne avete anche voi una, ditemi pure la vostra. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao belli.